Buongiorno amici e bentornati sul canale S-Channel. Oggi andremo a rispondere a una domanda molto frequente che alcuni di voi ci hanno fatto. Quali sono i libri consigliati, o, comunque, ci sono libri raccomandati per iniziare un percorso nel settore cyber security? Assolutamente sì, e in questo video andremo a fare una piccola classifica, una top 5 dei libri che consiglio di andare a leggere. Suggerisco a chi non lo avesse ancora fatto di iscriversi al canale S-Channel e di seguirci sulle pagine social Instagram e Twitter. Non è semplice sceglierne 5 o 6 avendo una libreria piena di testi, ma iniziamo da quello che secondo me è il testo numero 1. Social Engineering di Christopher Radney, un autore americano, uno dei fondatori della socialengineer.org, un'organizzazione che si occupa di sicurezza informatica con sede a Orlando in Florida. La social engineering è l'arte di studiare il comportamento delle persone per manipolarle e capire informazioni utili. Si tratta quindi di una tecnica che sfrutta la psicologia umana e fa uso dell'inganno per ottenere dalla vittima dati riservati o confidenziali, quindi rubare password o addirittura estorcere denaro. La social engineering non sfrutta le vulnerabilità o le falle di un sistema informatico, ma sfrutta la debolezza dell'uomo. È una sorta di evoluzione della cybercriminalità. Christopher Radney è lo sviluppatore principale e creatore del primo framework di ingegneria sociale al mondo che troviamo su socialengineer.org. Nel libro l'autore spiega le tecniche più comunemente utilizzate per ingannare la semplice vittima ma anche il personale di sicurezza e mostra come queste tecniche sono state utilizzate in passato. Il modo di prendere decisioni dall'essere umano è molto spesso influenzato dalle nostre emozioni e gli hacker hanno escogitato dei modi per sfruttare quel processo decisionale e farci intraprendere un'azione che molto probabilmente non vorremmo fare. La natura e l'emozione umana sono l'arma sfruttata dagli hacker e questo libro ti mostra come riconoscere, prevedere e prevenire questo tipo di manipolazione. In realtà è evidente che la social engineering non è per tutti. Ci sono molti esempi di persone, di informatici molto preparati che però diventano ansiosi, non riescono ad essere tranquilli se pensano di dover mentire ad un altro essere umano. Voglio dire, ci vuole una certa mentalità e questo suonerà terribile da una prospettiva etica, ma ci vuole preparazione per sedersi al telefono con qualcuno o guardarli negli occhi, consapevolmente mentire e indurli a fare qualcosa che potrebbe essere dannoso per loro. Quindi l'idea della social engineering è quella di andare a parlare con un essere umano piuttosto che alla macchina, al sistema. Stai convincendo una persona a fare qualcosa che non dovrebbe fare. È impegnarsi in quella conversazione in un modo che ti consenta di determinare di entrare nella mente e di controllare anche i dubbi. Questo libro, attraversando la prospettiva della comprensione, attraversando la prospettiva delle reazioni emotive umane, ti guida attraverso quel percorso fondamentale per abituare la psiche umana quando arriva di fronte ad una minaccia di social engineering. È un libro che scende nella psicologia ma è decisamente fantastico. Il secondo libro che consiglio di leggere è Metasploit Penetration Testing Cookbook. Questo tipo di libro è molto utile, va attraverso l'analisi dei pro e dei contro di Metasploit, si parla di tunneling SSH, di script, di come aggirare l'antivirus. Metasploit è attualmente il principale strumento di penetration test al mondo ed è uno dei più grandi progetti open source nella sicurezza delle informazioni. Ha totalmente rivoluzionato il modo in cui possiamo eseguire i test di sicurezza sui nostri sistemi. La ragione per cui Metasploit è così popolare è sicuramente relativa all'ampia gamma di attività che può eseguire per facilitare il lavoro di penetration testing e quindi per andare a rendere i sistemi più sicuri. È disponibile per tutti i sistemi operativi, ma in questo libro si descrive principalmente Kali Linux poiché viene fornito con il preinstallato Metasploit Framework e altri strumenti di terze parti che funzionano sul framework. Inizialmente viene fatta una rapida introduzione al framework e alle varie terminologie ad esso correlato. Metasploit Framework è un test di penetrazione open source gratuito, creato da Moore nel 2003 come strumento portabile di rete basato sul linguaggio di scripting Perl. Dopo 4 anni è rilasciato completamente, riscritto in linguaggio Ruby, e successivamente acquisito da Rapid7. Ha il più grande database al mondo di exploit testati e riceve di più di 1 milione di download ogni anno. È anche uno dei progetti più complessi costruito in Ruby fino ad oggi. Nel testo si introduce il concetto di vulnerabilità, questa è una criticità che consente a un attaccante o pentester di sfondare o compromettere la sicurezza di un sistema. Questa debolezza può esistere nel normale funzionamento del sistema, nel software applicativo o anche nei protocolli di rete.
Si analizza il concetto di exploit, ossia un pezzo di codice che consente a un utente malintenzionato o tester di prendere il controllo del sistema vulnerabile e comprometterne la sicurezza. Ogni vulnerabilità ha il suo exploit corrispondente e Metasploit ha più di 1700 exploit. Si introduce il concetto di payload, che poi in realtà è il codice effettivo che fa il lavoro. Viene utilizzato principalmente per stabilire una connessione tra l'attaccante e le macchine delle vittime. Metasploit ha più di 500 payload. Il concetto di modulo. I moduli sono i piccoli elementi costitutivi di un sistema completo. Ogni modulo esegue un compito specifico e un sistema completo è costruito combinando i moduli in grado di funzionare come una singola unità. Il più grande vantaggio di tale architettura è che diventa facile per gli sviluppatori integrare nuovo codice exploit e strumenti nel quadro. Il Metasploit Framework ha un'architettura modulare e gli exploit, il payload, gli encoder, e così via sono considerati moduli separati. Ecco, chiaramente per affrontare in maniera seria il percorso relativo al hacking bisogna avere ben strutturate in mente le nozioni relative al networking, alle reti. Bisogna quindi affrontare le basi dell'informatica e della programmazione di rete. Per fare ciò consiglio un libro molto valido che apprezzo in maniera particolare. Reti di calcolatori e Internet, un approccio top-down di James Kurose. In questo libro si tratta il networking in modo top-down, ossia iniziando dal livello applicazione per scendere verso quello fisico. A differenza di altri manuali, molti dei quali strutturati con il cosiddetto insegnamento tradizionale bottom-up, ossia dal livello fisico verso quello di applicazione, l'approccio top-down ci permette di essere molto efficaci soprattutto in termini didattici e rappresenta probabilmente la scelta migliore per un corso moderno sulle reti di calcolatori. Il libro affronta le applicazioni di rete come avvio del corso e questo costituisce un potente strumento motivazionale. Lo studente infatti è stimolato dall'idea di imparare il funzionamento di applicazioni quali email e web, che di fatto vengono utilizzate quotidianamente. Dopo aver appreso i concetti relativi alle applicazioni si passa ai servizi di rete e si esaminano i vari modi in cui tali servizi sono implementati nei livelli inferiori. Inoltre si affrontano le nozioni sulla programmazione delle socket, sui modelli di servizio e sui protocolli, concetti fondamentali che riemergeranno in tutti i livelli successivi. È un testo molto semplice da capire anche per chi non ha ancora sviluppato conoscenze importanti sul networking. Un altro testo che suggerisco e che ritengo fondamentale per avere una idea di quello che secondo me è un linguaggio di programmazione importante da conoscere è Grey Hat Python. Il testo spiega i concetti alla base degli strumenti e delle tecniche di hacking come fuzzing, troiane ed emulatori. Ma l'autore Justin Seitz va oltre la teoria, mostrando come sfruttare gli strumenti di sicurezza esistenti basati su Python e come crearne di tuoi quando quelli precostruiti non bastano. Un ottimo libro che copre una vasta gamma di argomenti quando si tratta di usare Python nello spazio dei test di penetrazione. Grey Hat Python non necessariamente presuppone una conoscenza di base pregressa di Python. Il libro è progettato per permetterti di imparare un po' di teoria dietro la maggior parte degli strumenti e delle tecniche di hacking, inclusi backdoor, fuzzer, emulatori e iniezione di codice, fornendo allo stesso tempo alcune informazioni su come gli strumenti Python predefiniti possono essere sfruttati quando non è necessaria una soluzione personalizzata. Attraverso questo libro imparerai non solo come utilizzare gli strumenti basati su Python, ma anche ti permetterà di tradurre molte delle stesse competenze in applicazioni in modo da poter utilizzare, eseguire il debug, estendere e personalizzare qualsiasi strumento Python a tua scelta. L'ultimo libro che vorrei consigliarvi è The Pentester Blueprint. Un testo per coloro che desiderano iniziare una carriera nel pentesting. Spiega in modo semplice ma dettagliato tutto ciò che un pentester dovrebbe affrontare mentre svolge il proprio lavoro, quali sono i requisiti e le difficoltà che potrebbe incontrare. Tuttavia, può anche essere una buona lettura per chiunque sia interessato a cosa, e come, e perché, fanno i pentester, per ottenere una comprensione più profonda del valore del loro contributo alla posizione di sicurezza di un'organizzazione. Un pentester deve avere determinate abilità, il che implica una profonda conoscenza della tecnologia informatica e della sicurezza informatica, ed essenzialmente deve essere in grado di pensare come un hacker. Il libro offre consigli sulle risorse educative, formazione fisica, libri e laboratori, ma anche suggerimenti su come costruire un laboratorio di pentest e quali strumenti utilizzare nel processo. Il testo eccelle nella creazione di un progetto per iniziare il tuo viaggio nei test di penetrazione e nella sicurezza informatica.
Dalla spiegazione di cosa sono i test di penetrazione, alle varie fasi di un test, ai vari tipi di valutazioni e termini che incontrerai in questo campo. Oltre a questo, gli autori Philip e Kim approfondiscono l'istruzione, le certificazioni e la formazione che si dovrebbe ottenere per acquisire le conoscenze fondamentali. Personalmente consiglio vivamente di leggerlo e utilizzarlo per aiutarvi a sviluppare un piano per acquisire con successo conoscenza ed esperienza. Bene, siamo arrivati alla fine del nostro video. Spero di essere stato abbastanza esaustivo su quali sono i testi consigliati da leggere per chi intende avvicinarsi al kinetico, ma anche per chi è semplicemente un appassionato di questo settore. Vi ricordo di iscrivervi al canale ES Channel e di seguirci sui canali social Instagram e Twitter. Vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo al prossimo video.